Buongiorno! E noi siamo sempre in giro. In questo momento stiamo tornando dal nostro Bira Tour che si è svolto tra Germania e Repubblica Ceca, ma questi video li vedrete più avanti, diciamo a partire da metà gennaio. Visto che ci troviamo vicino a Bolzano, andiamo a visitare il mercatino di Natale. Se durante le festività natalizie volete vedere qualche bel viaggio, abbiamo appena finito di pubblicare la nostra serie dall'Olanda. Ma quello che non vi abbiamo detto è che siamo venuti il giorno dell'apertura dei mercatini di Natale. Se venite come noi con il camper potete parcheggiare all'area sosta di Bolzano vicino al cimitero oppure in via Buozzi, ma i parcheggi per i camper ma anche per le macchine sono indicati appena esci dall'autostrada. E le cime delle montagne sono già innevate. A noi la neve l'abbiamo già beccata sul passo del Brennero qualche giorno fa. Noi dalla stazione andremo verso Piazza Walter, ci hanno detto di scendere qua perché qua troviamo degli artigiani. E partiamo con un festival dei colori qua, i profumi non potete sentirli ed è un peccato, come dice signora, però godetevi i colori. Con la polvere di cera possono ricaricare le nostre candele artigianali, polvere di cera vegetale, oppure si può fare semplicemente da sé la propria candela. E come vi abbiamo detto siamo arrivati all'apertura. Questi signori qua dietro stanno ancora spacchettando, comunque loro hanno le cose molto golose, ho già adocchiato delle confetture. Questo banchetto casca a fagiolo perché lui deve comprarsi una cintura nuova. E se volete sapere come sono fatte queste bellissime, delicatissime sculture, il signore farà la dimostrazione tutti i giorni durante l'apertura del mercatino. I segnavento di legno fatti a mano, dipinti con colori bellissimi, non li ho mai visti in nessun mercatino di Natale. E visto che questa è una bancarella di un'associazione artigianale, da una parte troviamo anche i prodotti fatti con la carta autoprodotta. In questa bancarella trovate dei semi artigianali, semi ritrovati, quelli di una volta che, come dice il signore, una volta il seme torna ad essere il seme. Però questi qua, se li usate, tornate a quegli sapori veri, quelli di una volta, quando dite ho mangiato una fragola ed era una fragola. Se venite in questo banchetto Cirmolo e Lana, fermatevi 2-3 minuti e parlate con la signora e dopo capirete il perché dei suoi prodotti e perché acquistarli come un regalo. Una volta facevano gli armadi, facevano i letti, facevano tutto. Ovviamente, come tutti i mercatini, non mancheranno i posti dove mangiare. Penso che queste lampade parlano da sole, comunque li trovate anche tutti su lumiacanfino.it. Scatoline portamonete. Sì, qua sopra sono tutte incise con la tecnica dell'acquaforte. Così quando torni a casa la moglie si accorge. Quindi ora sta montando il telaio per fare la sciarpa. Sì, questa è una lana, una buonissima lana. E dopo verranno fuori scialli. Mi piace usare tanti colori per avere un prodotto completamente mio. Uso filati sottilissimi e mi creo il colore quando di solito non cardo e filo. Questo è un prodotto italiano, dirò di più, spezzo una lancia per il mio paese che è il Friuli Venezia Giulia. Questa sciarpa che sto toccando io non riesco a farvi capire quanto è morbida, è un misto lino e cotone. Mi ha detto signora che sono rimasti ancora 4 pezzi e purtroppo non si trovano più i filati così. Arrivederci, salve, ciao! Comunque tutti questi banchetti che vi stiamo facendo vedere adesso si trovano nel parco della stazione dove sono tutti gli artigiani. I gioielli su questo banchetto sono fatti tutti con i bottoni, ovviamente dalla signora, fatto tutto a mano, e la signora ci ha detto che le piace cercare anche quelli un po' più antiquati per preparare i suoi gioielli. E questi qua sono i bottoni tipici di Sud Tirolo. E questi sono anelli. Allora, se volete un cappellino a forma di frutta e verdura, mi raccomando, dovete venire qua.
Ma cosa dire di questi quadri qua? Specie di stucco di legno, è un'argilla a base di polvere di legno finissima, sembra impalpabile, quasi una farina che poi mette insieme ad altre cose. Avete mai sentito di portachiavi? Se no, venite qua a vederli. Quando torni a casa, prendi il tuo portachiavi e lo inserisci nel portachiavi. Adesso il signore vi dirà con che cosa sono fatte queste cinture qua. Le cinture sono fatte con i copertoni di bicicletta, sono copertoni di bicicletta usati che io recupero nei negozi di biciclette, leziono e li lavoro. Adesso andiamo verso Piazza Walter. Siamo arrivati in Piazza Walter. Oggi è diciamo la giornata di preapertura, ma ce n'è un po' di gente. La Forst ha aperto casa Forst in Piazza Walter, ma se guarderete i nostri video della Beer Tour che usciranno a gennaio, vedrete che anche noi siamo stati nella birreria della Forst. La signora è uno dei 5 artigiani presenti anche qua in Piazza Walter e tutte queste paline che vedete le fa proprio lei con le sue mani. Invece questa casetta ha un contenuto molto interessante, anche per questo si viene ai mercatini. In questa casetta vende agende e quaderni che sicuramente piacerebbero a nostra figlia. Abbiamo trovato una casetta che vende le caramelle, tutti i gusti più uno, panforte, miele, marmellate e soprattutto la cosmesi fatta con il miele. Questa casetta vende tipici prodotti di Alto Adige. Qua potete fare anche degli assaggi e se non avete acquistato mortandella è il momento di farlo. Ti aggiungo anche uno di questi. Per qualcuno questi sono veri addobbi natalizi. Potrebbero sembrarvi solite paline di Natale, ma credetemi, non è così. Una palina così l'avete vista sicuramente, ma una così non credo. In questa casetta vendono le targhe di legno e in smalto che sono tutte fatte a mano e si possono personalizzare. Se avete poco spazio in casa oppure volete comprare un presepe per il vostro camper, qua trovate mini presepi. In questa casetta potete comprare i prodotti a base di pino mugo, sono tutti prodotti locali e fatti da loro. E siete golosi di cioccolata, vi aspetta questa casetta qua. È la mia casetta preferita, quella delle fragranze, degli oli profumati, potrei rimanere qua tutta la sera. Questi signori producono i capelli dal 1870. E non solo i capellini. Vi ricordate il bosco incantato che abbiamo visto l'anno scorso a Merano? Qua abbiamo trovato i genitori di Matteo e anche loro hanno un bacchetto bellissimo. E se vi manca una tovaglia natalizia, ma in proprio ogni momento troverete un posto per mangiare o bere un vin brûlé. Su questi alberi qua hanno appeso dei cartoncini decorati sui quali potete esprimere il vostro desiderio. Quando le nostre bimbe erano piccole lo facevamo anche noi. E abbiamo trovato un'altra casettina con le gioie di Natale. Queste qua non dovete capovolgerle come classiche pale di Natale che viene neve, c'è sempre. In questa casetta potete trovare porta incensi che Sasha chiama uomini fumanti, sono bellissimi. Siete amanti dei dolci? Waffelhütte fa per voi.
Ecco, tutto a base di pan di zenzero che poi dopo viene decorato. Potete comprare anche una casetta natalizia bellissima. Sì, so che i biscotti al zenzero li trovate anche a Ikea, ma non è la stessa cosa. E dentro le casette potete mettere un lumino così si illuminano. Questi li avevo quando ero piccolo. Abbiamo trovato un'altra casetta che vende prodotti di artigianato, questa volta tutto in alabastro e provengono da Volterra. È una cooperativa di 25 persone, mi diceva il signore. In questa casetta fanno artigianato artistico di vetro. Potete farvi anche incidere il vostro nome o quello che vi piace sulla pallina o su un bicchiere. In questa casetta potete trovare i prodotti fatti ovviamente a mano in ceramica, ma anche fatti con una tecnica speciale giapponese che si chiama raku. Il nome molto originale per questa casetta che vende tutti i tipi di saponi che sono artigianali. E non si può venire a Bolzano senza mangiare un brezel. Abbiamo trovato un'altra casetta con gli adobi fatti a mano. Il Festival delle Paline! La casetta che ospita il negozio della Thun è stata fatta qua sul posto, proprio ci hanno detto che l'hanno costruita con le assi di legno direttamente qua. Sono le 7 e i mercatini stanno chiudendo, però rimangono aperti i posti per mangiare. E noi approfittiamo. Und dann beim Stand ist irgendwo drinnen. Ja. Buonasera, 2 panini con formaggio e speck caldi. 2, grazie. Intanto mi sposto. Abbiamo preso il panino caldo col formaggio caldo fuso ovviamente e con speck caldo. Il pane è molto buono, anche se a me non piace tanto il cumino, però tutta la combinazione che c'è dentro del cumino, dello speck, del formaggio è veramente buona. E adesso assaggio il tè del pastore. Che buono! Ci vediamo domani! Buongiorno, la magia serale dei mercatini l'avete appena vista. Adesso facciamo una passeggiata alla luce del sole. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. È ancora presto e Piazza Walter è semivuota, però c'è il sole che ci scalda.
una tenda sulla macchina. Siccome ieri sera non l'abbiamo visto, adesso da Piazza Walter ci spostiamo verso la Piazza del Grano oppure Kornplatz. Oggi siamo a Bolzano soltanto per i mercatini, perché per una visita un po' più approfondita torneremo un'altra volta. In questa piazza invece troverete il mercatino solidale. Ma qua anche il mercato cittadino che si svolge in Piazza delle Erbe è uno spettacolo. Come al solito, anche questo video lo concludiamo a modo nostro, con il caffè. E la nostra visita ai mercatini di Bolzano finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like e scriveteci un commento. Ma soprattutto seguiteci nei nostri viaggi. Ciao! Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.